fantastico. Intanto grazie per l'introduzione perché è stata lunghissima. Buongiorno a tutti, sono Dario Beluffi, come hanno detto le ragazze mi occupo di pasticceria nella vita. Qualcuno anni fa l'avrebbe definita una moda, mi occupo appunto di pasticceria vegana da circa 7 anni. Sono un grandissimo appassionato di numeri, di tutto quello che è matematico, la certezza che i numeri sanno dare e proprio per questo di contrapposizione amo anche la sfida, l'inaspettato. Amo definirmi scettico e curioso. Questo è un po' il trade union che mi ha guidato in tutto quello che ho fatto poi nella vita, scetticismo e curiosità. Proprio l'amore dei numeri nel 2008 mi ha portato a innamorarmi della pasticceria, quando io e mio fratello Matteo abbiamo deciso di aprire un locale, che all'inizio era solo una gelateria, e che nei successivi 3 anni si è trasformata in gelateria, pasticceria e caffetteria. All'interno di quel locale abbiamo mosso i primi passi, io soprattutto ho mosso i primi passi da pasticcere, cercando di studiare, come hanno detto le ragazze, una delle mie più grandi passioni che poi ho scoperto ovviamente nel mentre, la ricerca degli ingredienti, l'analisi, la chimica degli alimenti e come gli ingredienti all'interno di una ricetta svolgessero varie funzioni. Tutto è partito veramente da lì. Nei successivi 3 anni siamo andati avanti, ognuno per la sua strada ovviamente. Nel 2011 decidiamo che l'avventura non è più cosa per noi, quindi di avere un locale, ognuno prende la sua strada. Matteo affronta un percorso di caffetteria e diventa campione italiano di latte art, mio fratello nel 2017, poi è sesto al mondo nello stesso anno. Io intraprendo un percorso totalmente diverso con un focus molto chiaro, quello di diventare un consulente di pasticceria, all'epoca ovviamente pasticceria tradizionale. Con questo focus decido di affrontare quello che è il lavoro del pasticcere in ogni suo ambito, ovvero alberghi, ristoranti, pasticcerie di lusso, pasticcerie artigianali, pasticcerie da supermercato, cercando di comprendere quali potessero essere i vari metodi per arrivare a un prodotto finito. Sono un grande sostenitore che non esista un metodo giusto, unico, valido per tutti, ma che esista il metodo giusto nell'ambiente in cui ti trovi, con i mezzi che hai per raggiungere l'obiettivo. Dico sempre, diffidate da chi vi dice noi facciamo così ed è il metodo giusto. Per me è molto limitante. Dopo di questo, quindi vado avanti a fare il lavoro del pasticcere applicato in tanti contesti. Nel 2016 arriva un po' uno scossone emotivo. Mio papà, che è la mia fotocopia, è un mio mentore di tante cose nella vita, libero professionista nel campo dell'edilizia, ha una difficoltà medica che lo porta a dover andare in pronto soccorso. Ve la faccio molto breve, non è stata una passeggiata di salute. Mi trovo a confronto con questa situazione. Papà ha un problema, io e mio padre siamo la fotocopia l'uno dell'altro, soprattutto fisionomicamente parlando, e all'epoca anche alimentarmente parlando. Io ero una persona che si alimentava esattamente come lui, quindi pasta, patate, pane, pizza, insomma carne, pochissima verdura, pesce zero, l'unico contemplato, il tonno in scatola, e pochissimo altro. Quindi un'alimentazione che non ha niente a che vedere con la mia alimentazione odierna. Mi trovo di fronte a questa domanda se a 30 anni di distanza, ovvero esattamente l'età che c'è tra me e mio padre di distanza, mi sarei ritrovato nella sua stessa situazione. E con lo stesso approccio che ho sempre avuto cercando appunto di studiare sui libri, cercare informazioni, approfondire, andare all'essenza di ogni concetto, mi metto a cercare informazioni sull'alimentazione. Approccio a un primo libro che veramente mi ha cambiato la vita. Martina prima parlava di libri e ha detto una cosa sacrosanta, un libro del dottor Filippo Ongaro che spiegava un concetto che per me è stato un po' un click mentale. Lo parafraserò perché non è sicuramente con le parole giuste come lo spiegava lui, ma per me sono state molto toccanti. Spiegava come ci fosse una similitudine tra il corpo umano e un computer. Ogni file è un file, anche i virus sono file. Esattamente lo stesso cibo che noi ingeriamo può essere sia buono che cattivo. Ovviamente poi all'interno del libro dava delle indicazioni su come modificare la propria alimentazione, però questa cosa a me ha proprio fatto smuovere qualcosa dentro e da lì ho rivoluzionato la mia alimentazione, passando da un'alimentazione veramente basata su pochissimi alimenti, non sicuramente sana, bilanciata e varia, invece a un'alimentazione che comprendesse per la gran parte del mio piatto vegetali. Diciamo così composta, quello
quello che mi è piaciuto di questo libro è proprio il fatto che rispetto alle diete tradizionali da nutrizionista ci fosse un approccio molto più semplice nell'utilizzo quotidiano, ovvero un 25% di cereali integrali possibilmente, un 25% derivante da una fonte proteica, sia essa carne, vegetale o pesce, e un 50% più di vegetali. Da lì è proprio cambiata la mia vita. Ho iniziato a rimuovere i latticini proprio perché nel libro il dottor Filippo Ongaro spiegava come questi possono essere infiammatori per il corpo e piano piano ho cambiato completamente il mio approccio alimentare, appunto approcciandomi a questo piatto unico. Da lì in poi ho scoperto il pesce, cosa della quale io non sono mai stato un grande fan, quindi non ne mangiavo, e mi sono innamorato del sushi. Questo è un piccolo spoiler per una cosa che arriverà dopo. E approcciandomi in questa maniera all'alimentazione, intanto nei successivi 5-6 mesi ho perso 25 kg, quindi sicuramente un approccio migliore anche a me stesso. All'epoca pesavo 105 kg e per me è stato un grandissimo cambiamento. Da lì in poi è arrivato un doppio percorso, nel senso che io vivevo nei laboratori di pasticceria all'interno dei quali la fa da padrone tutto quello che è di origine animale, quindi latte, burro, panna, uova, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, da grande goloso quale sono ancora oggi, avevo la grande volontà di assaggiarla, perché nel frattempo ovviamente ero diventato vegano, la volontà di assaggiare questi prodotti, ma la consapevolezza di non volerlo più fare. E lì insomma è stata un po' una guerra interna, perché vivevo appunto la quotidianità della mia professione, che era fare il pasticcere, e la quotidianità del mio vivere normale, che era l'essere vegano. Piano piano nasceva in me questa volontà, probabilmente un po' come un segnale di portare il vegan anche nella mia professione e quindi perché no diventare un consulente di pasticceria vegetale. Con lo stesso approccio che ho sempre avuto, quindi cercando libri, informazioni, cercando qualsiasi tipo di informazione che mi potesse essere utile a portarla poi a un successivo, a un futuro cliente, ho iniziato a cercare libri di pasticceria vegana. Parliamo del 2016 circa, non ce n'erano pochissimi, quei pochi che c'erano parlavano di pasticceria casalinga. Io cercavo libri che approfondissero la chimica degli alimenti, che mi spiegassero, come dicevo all'inizio, il perché succedessero delle cose all'interno appunto degli stessi ingredienti che formavano la ricetta. Lo prendo anche questo come un segnale e decido con totale pazzia di scrivere io un libro. Da lì nasce poi l'idea di Progetto Veg, che nei successivi 3 anni è diventata una collana di 3 libri: Progetto Veg Torte da forno, Progetto Veg Mousse e Tiramisù e Progetto Veg Biscotti e Snack. Cosa avevano come obiettivo questi 3 libri? Sostanzialmente quello che io cercavo e non ho mai trovato. Quindi mi sono messo a studiare di nuovo e ho cercato di portare della conoscenza in un settore che era totalmente sprovvisto di informazioni. Ogni libro aveva come obiettivo l'idea di convertire in chiave vegetale un prodotto di origine animale. Il primo si è concentrato sulle uova e da lì poi è partita un po' tutta a ruota la mia professione, che è quella che faccio ancora oggi. Ovvero, da lì in poi mi sono concentrato sul cercare un prodotto che potesse sostituire le uova in maniera più naturale possibile. Incontrai quest'alga che, non facendo fotosintesi, rimane del suo colore naturale, che è il giallo. Facendo un tipo di fermentazione su terraferma sviluppa una nota di zolfo, solfurea, quindi ricorda l'uovo cotto, e in più, essendo un'alga diciamo molto simile alla spirulina, che magari molti di voi conoscono, la clorella contiene una grande percentuale di proteine. Per me era sicuramente l'ingrediente più idoneo a sostituire le uova in maniera naturale, quindi decido che quello sarebbe stata un po' la mia firma distintiva nelle mie ricette. Inizio a scrivere il libro e quest'alga però era mezza sconosciuta. Mi convinco dell'idea che nel 2017 io e mio fratello torniamo insieme e fondiamo la nostra società, quindi arriva un po' adesso la mia parte imprenditoriale. Questa prima società ha come scopo appunto quello di commercializzare prodotti che siano alternative vegetali, principalmente sull'uovo, e iniziamo a commercializzare l'alga. La mia ossessione ossessione ovviamente in maniera positiva, è la mia passione per l'ingredientistica e il voler innovare un settore che all'epoca era totalmente piatto come innovazione, come lancio di prodotti, mi porta nel 2018
a lanciare sul mercato, in una fiera molto importante nel settore vegano, un prodotto che era già conosciuto nell'ambiente della pasticceria e della cucina vegana, ovvero l'acquafaba, ma in una forma totalmente innovativa. Ho studiato e litigato con aziende per mesi per poter portare per primo in Europa un'acquafaba totalmente prodotta da noi in polvere, e quello ci ha un po' fatto riconoscere al mercato come due innovatori, due persone che sicuramente volevano dare di più al mercato rispetto a quello che era il preesistente. Da lì in poi, proprio per la mia passione per i numeri, che comunque entra sempre a far parte della mia vita, ho voluto approfondire e cercare di capire come si amministrasse un'azienda. Io mi sono ritrovato, ovviamente per mia volontà, nessuno mi ha puntato una pistola alla tempia, ad avere un'azienda, ma non avevo nessun tipo di conoscenza. Quello che vi vorrei trasmettere oggi sono un pochettino di cose che secondo me sono importanti da sapere nel momento in cui si affronta un progetto. Sono partito con totale inesperienza, con totale sbadataggine in quello che facevo, e ho cercato di sempre di più avere informazioni da chiunque, amici imprenditori, dal mercato stesso, e piano piano questa cosa ha preso sempre più tipo un volano, carica e carica, che è arrivato al 2021 circa, la voglia poi di gestire un'azienda che avevamo già da 4-5 anni, la voglia di mettere in pratica altri progetti mi ha portato ad espandere un po' la mia idea imprenditoriale. Capita per una vicissitudine familiare che mio cugino si trasferisce a Barcellona, memore io di quello che era il mio passato della gelateria, incontriamo questa gelateria mentre io lo vado a trovare a Barcellona e decidiamo, siccome vediamo il cartello vendersi, di proporre un acquisto. Lui era titubante su ciò che avrebbe voluto fare nel suo futuro, e quindi decidiamo di fare una proposta commerciale. Rileviamo la gelateria, che oggi gode di buonissima salute per fortuna. Piccolo aneddoto carino, l'abbiamo nominata Vincis perché mio cugino si chiama Vincenzo, il suo soprannome è Vinci, e quindi con un gioco spagnoleggiante italiano di mettere la S alla fine di una parola gli abbiamo dato questo nome simpatico. Andando avanti poi in tutto il processo di creazione di idee, come vi avevo detto prima, mi sono appassionato nel sushi in un momento in cui poi ho smesso di mangiarlo, perché ovviamente il sushi è fondamentalmente fatto da riso, pesce e pochi altri ingredienti. Dal 2018 al 2019 io e mio fratello abbiamo sempre sperimentato un po', proprio per la voglia di poter mangiare un sushi diverso, quindi un sushi a base vegetale. E maturata quest'idea, insieme poi al fatto che ho conosciuto due persone fantastiche che oggi sono i miei soci, e uno di loro è il mio mentore per quanto riguarda la parte imprenditoriale di gestione economica, che è Luca, insieme a sua moglie, poi al terzo socio, oltre a mio fratello ovviamente, Andrea La Greca, abbiamo deciso di aprire il nostro primo diciamo ristorante, perché in realtà il mio progetto è un takeaway delivery, quindi un locale molto piccolo fatto per essere molto prestazionali sulle vendite, di box, quindi box precomposte da noi, di sushi totalmente vegetale, 100% senza glutine e bilanciato. Proprio perché io vengo da un'esperienza mia personale di quello che è l'alimentazione bilanciata, ho voluto creare un sushi che in ogni roll avesse una parte proteica. Questo perché molto spesso, magari molti di voi non lo sono avvezzi a mangiare vegano in giro, però andare a un sushi, all you can eat, o un ristorante normale, si scade nel farsi rifilare sostanzialmente un osomaki avocado con del mango, poco altro. Il nostro sushi ha un concetto un pochino diverso. Ora, la mia carriera imprenditoriale è spiegata molto velocemente, sono passati anni perché noi abbiamo aperto la nostra prima realtà, la nostra prima società nel 2017, siamo nel 2023 e siamo arrivati ad oggi. Ciò che vorrei lasciarvi e dirvi sono un pochino di concetti che riguardano proprio il mondo imprenditoriale, perché io sono partito da zero, mio padre non fa il pasticcere, io avevo un progetto di vita totalmente diverso, ovvero quando mi sono approcciato a un percorso scolastico di scuola superiore, volevo fare l'ingegnere. Amavo i numeri, mio papà faceva il libero professionista nel settore edile, mi sembrava una cosa perfetta, amavo i numeri, amavo le costruzioni, quale percorso più logico se non fare il liceo scientifico, l'università e diventare un ingegnere. Come potete vedere la vita mi ha portato su percorsi ben diversi, e vorrei lasciarvi appunto delle considerazioni che io faccio molto spesso anche con i miei ragazzi, i nostri collaboratori, piuttosto che innanzitutto molto spesso ci troviamo in dei posti che non capiamo perché siamo in quel posto in quel momento, e lo capiremo nel futuro. Io all'epoca, nel 2008, quando abbiamo aperto il nostro primo locale, quasi mi è sembrato uno scontro con la vita, perché il mio progetto era un altro e mi sono ritrovato in questa gelateria.
e poi in realtà mi è servita nel 2021 per aprire un locale fuori addirittura dall'Italia, che per fortuna va benissimo. Altre considerazioni sono sicuramente il fatto che quello che vi ho raccontato non è un incentivo a dire buttatevi, ma una consapevolezza nel dire ragionate. Gestire un'azienda, gestire un'impresa, un progetto, qualsiasi esso sia, molto spesso noi siamo condizionati da tutto quello che sono le persone intorno a noi, le esperienze passate, consigli di amici, di non amici, di persone che ci dicono cose che poi incidono su quello che sono le nostre convinzioni. Bene, però non possiamo sapere, siccome non prevediamo il futuro, quando queste convinzioni, intanto se saranno vere o meno, quindi siano sia giuste che false, e l'unico modo è mettere in pratica il nostro progetto per comprovare se queste convinzioni sono vere o false. Quello che voglio lasciarvi in merito alle convinzioni è che lavorando sulle proprie convinzioni, io, come vi ho raccontato, ero la persona più distante dal vegan, praticamente non mangiavo il 99% di quello di cui mi alimento oggi, e anche se vi spaventa il cambiamento, molto spesso lo dovete accogliere, cioè c'è poco da fare, è un processo che arriva da solo e non ostacolarlo. Io quando facevo il pasticcere tradizionale, ovviamente mi è sembrato anche lì un altro scontro con la vita, perché dicevo ma come adesso divento vegano e cosa faccio del mio percorso di pasticceria di oltre 10 anni di studi e tutto quello che avevo fatto? Mi sembrava assurdo lasciare quel percorso. Vorrei chiudere lasciandovi una frase che per me è sempre stata molto importante e mi accompagna tuttora, ovvero che l'imprenditore è un bambino che non ha mai smesso di sognare, ma che ha imparato gli strumenti che gli servono per trasformare i suoi sogni in realtà. E vorrei lasciarvi con questa domanda: quali sono i vostri sogni e quali strumenti vi mancano per realizzare i vostri sogni? Grazie.